Tutti quanto tempo vi sono mancata? Qualcuno ha notato tipo che io ero scomparsa. Qualcuno l'avrà sicuramente notato da Instagram, che ho cancellato tutto il mio Instagram. Ci è voluto un coraggio. Ma perché ti sei cancellata da Instagram? Che in realtà non mi sono cancellata, ho semplicemente cancellato tutti i post finora. Ho smesso praticamente di utilizzare i social network per 3-4 settimane. Sento una vera eroina, cazzo. Cioè, scusatemi, devo fare un pat da sola perché sono riuscita davvero a completare questa cosa, a stare buona per 3-4 settimane, quindi pattina, grazie. Ma perché? Partiamo con ero stanca. Noi tutti abbiamo forse l'immagine della persona che sta sui social, che è super yeah, sto bene, va tutto bene, tutto fantastico. E invece non è così. Ecco, era davvero in realtà tanto tempo che pensavo di fare questa pausa, però avevo paura sia per il lavoro e per i clienti, per i post, come faccio, come mi organizzo, e non ho mai trovato il tempo di riuscire a prendermi questa pausa. Però questa pausa è dovuta dallo stress. Qualcuno se ne sarà anche accorto perché man mano che andavo avanti ero sempre più triste e scazzata, probabilmente si notava dalle foto. Ho iniziato ad essere davvero stanca. Quest'anno è un anno de merda. È stato così per tutti, lo è stato anche per me. E praticamente da quando è iniziata la situazione corona anche in Giappone, tutti sono entrati nel panico, compresa io. E ho notato che praticamente quest'anno ho iniziato a soffrire di attacchi d'ansia. Cioè praticamente quando ti fa così tanto male il petto che non riesci a respirare bene e svieni. Quando c'è stato il panico del corona in cui la gente ha voluto invadere i supermercati e rubare tutta la carta igienica, io mi chiedo che problemi ci avete. È successo tutto davanti ai miei occhi e di punto in bianco anche tutti i miei lavori sono stati cancellati proprio, non diciamo poco a poco, no, tutti. Boom, emergenza in agenzia, chiudiamo tutto, mio Dio! E quindi purtroppo sono capitata in una situazione un po' particolare, per cui ho iniziato a capire di soffrire comunque di qualcosa che non era un semplice, ecco, stress, un semplice oh mio Dio o panico, perché questa cosa poi ha iniziato a diventare sempre più frequente finché non ha iniziato a darmi seriamente dei problemi. Io non pensavo di soffrire onestamente di attacchi d'ansia, non così tanto da stare male fisicamente nel vero senso della parola. Penso in realtà di averla presa ben peggio di quello che pensavo e continua a dirmi no, sto bene, devo farcela, io devo fare così, io devo assolutamente essere un esempio per altri, io devo essere forte, io devo. Era un continuo io devo, perché mi sentivo estremamente responsabile di qualsiasi cosa, mi sentivo in dovere di fare ed essere per forza ok, di stare bene, di farlo vedere tutto davanti agli altri, quando palesemente stavo dicendo una bugia a me stessa. E quindi dopo aver passato un periodo un po' così, anche un bel po' in solitudine, ho iniziato a dover fare anche un po' i conti con me stessa, e che è il nemico più grande di noi stessi. Cioè, so che è una frase fasta, ma è così, perché inizi a pensare, inizi a fare cose e soprattutto inizi a guardare gli altri, perché i social sono stati secondo me la nostra salvezza in questo mondo noioso. Cioè, che cosa facevi? Ormai ti spaccavi di Netflix, PlayStation e smartphone, cioè solo quello si poteva fare. C'è anche da dire che purtroppo se tu guardi sempre troppo gli altri inizi a paragonarti, inizi a vederti tutto praticamente, e c'è chi magari stava con la sua famiglia, c'è comunque chi stava bene, c'è invece chi stava anche però più male di me, quindi ti mettevi anche nei suoi panni e stavi male anche tu. Ha iniziato seriamente a stressarmi un po', forse anche, non dico la gente in generale perché ero io nello stato mentale di non riuscire a controllarla. Tutti normalmente, diciamo, le domande più scomode e pesanti ho notato che man mano sono sempre diventate più forti, e questo mi ha generato altra ansia. Cioè, ho capito di essere una persona ansiosa, e purtroppo in questo periodo è stato anche il periodo più lungo senza vedere i miei genitori. Non sono stati molto d'aiuto, ecco, mettiamola così. Ho avuto un bel po' di discussioni con la mia famiglia. Sto tuttora avendo una situazione non particolarmente piacevole e quindi anche quello mi ha abbattuta parecchio. Poi non c'era solo quello, ma c'era anche la dipendenza comunque dallo smartphone, perché ho iniziato seriamente ma un po' forse come tutti, però anche quando leggi un libro eccetera, guardi il telefono,
Guardi, te lo prendi, lo giri, ogni volta che lo giri c'è sempre qualcosa di nuovo, no? È un po' come una roulette, cioè, oh mio Dio, che cosa uscirà adesso che lo accendo? Tra l'altro, mentre facevo la pausa, per caso ho visto Social Dilemma su Netflix. Devo dire, mi ha aiutato un sacco a... questa pausa mi sta proprio facendo bene, cioè più lo vedevo e più pensavo, ok, adesso sono più consapevole di quello che comunque succede dietro ai social network e appunto che è molto facile creare una dipendenza, e questo purtroppo causa, diciamo, malessere, perché lo guardavo sempre, ma quasi così tanto da essere quasi sgridata dai miei superiori, perché senza neanche accorgermene facevo anche solo così col gesto e passavo dalle 8 alle 9 ore al giorno sul telefono. Sono tantissime. E quando ho smesso, i primi 3 giorni ho fatto: ma quanto è lunga la giornata? Ma non finisce mai. E se io iniziavo a guardarmi i social, questa ora passava subito. E passare dalle 8 alle 9 ore, per quanto io lavoro con i social network, ovviamente stava proprio diventando appunto la dipendenza. Poi ho iniziato a farmi complessi. Io onestamente non sono per niente invidioso della, diciamo, vostra nuova generazione. Volevo tornare negli anni 90 e così ho fatto. Una cosa che mi ha aiutato tanto a staccarmi, che purtroppo magari farlo in Italia è un po' più difficile, è aver preso questo telefono. Questo è stato uno dei miei primissimi telefoni in Giappone. Ovviamente questa è la versione nuova dove posso andare su internet e avere tipo il mio WhatsApp giapponese. Sono installata solo appunto i miei contatti di lavoro e solo quello che mi serviva, e io giravo con questo. Cioè io lo smartphone per i primi giorni non l'ho più voluto toccare, man mano mi sono intossicata con quello, quindi quando solo tornavo a casa potevo guardare quello che volevo. E quello è stato un passo che poi sono riuscita a migliorare bloccandomi le applicazioni, dandomi un tempo limite e soprattutto con una lista di cose da fare, con ok, allora faccio questo, guardo questo e faccio l'altro. Nel senso, in queste 3 settimane io non sono stata proprio a grattarmi il sederino. I primi 3 giorni, oddio, probabilmente dalla dipendenza, dall'ansia, da tutto, sono stata malissimo. C'ero proprio come se non ci avessi appunto la droga, come se mi togliessero il caffè. Però quindi stavo sempre a dormire, mi mancavano le forze, stavo solo a guardare Netflix perché volevo distrarmi. Passato questo brutto periodo, però ho preso in mano la mia schedule, il mio calendario, e ho detto ok, però non posso solo tipo togliermi dai social, anche se dietro lavoravo, sono andata a eventi, sono andata a fare foto, ho girato il Giappone per lavoro, quindi non sono completamente stata ferma. Mi sono data però meno cose, meno compiti da fare, come YouTube. Anche YouTube giapponese ha smesso per un breve periodo di caricare video e ho anche deciso di cambiare completamente il loro contenuto. Se volete darci un'occhiata fatemi sapere come vi sembra, perché è una cosa più adatta a tutti. Cioè lì, stando tanto tempo virgolette da sola, ma soprattutto con te stessa e senza distrazioni come lo smartphone, riesci un pochino a capire che cosa davvero ti piace fare, cosa è meglio per te, insomma a farti un planning contro te. E ovviamente mettendo in realtà anche poi la mia manager italiana, che anche lei ha fatto la stessa cosa dei social per aiutarmi. Ci siamo buttati giù un piano per rifare tutti i social network, diciamo da capo. Per esempio Instagram lo vedete completamente vuoto. Allora io intanto utilizzo Instagram dal 2013-2012 e a quel tempo non c'erano le storie, non c'era nulla di quello che conoscete, cioè tipo adesso Instagram è completamente diverso, e quindi mettevo cagate, anche selfie di me in panetteria, e fino ad arrivare a 4000 post. E ho detto cavolo, sono troppi, sono inutili, e soprattutto i fan continuano a lamentare, sono fan nuovi e come hai fatto ad arrivare in Giappone? E questa è la domanda classica, è difficile da spiegare. Oh mio Dio, ci sono un sacco di esperienze che io ho fatto e non ho mai raccontato. Magari mettevo la foto e mettevo un emoji, che poi, riguardando, la cosa che odio di più, perché a me piacevano i blog, piacevano un sacco scrivere blog, anche se scrivevo di merda assolutamente. Ho detto cavolo, vorrei qualcosa di più personale, vorrei condividere le mie esperienze, non vorrei solo postare delle belle foto e avere like,
like, cioè vorrei qualcosa di più. Così ho deciso di cancellare tutto. Ogni giorno esce un nuovo post alle 18 italiane, è scritto prima in giapponese, inglese e italiano, quindi dovete per forza leggere la descrizione, su com'è stata quell'esperienza, su magari i primi lavori, come è iniziato, com'è stata, e fare un po' questo, diciamo, nuovo Instagram da far ripartire la mia storia. Quindi se volete accompagnarmi nella mia avventura, volete conoscere, volete sapere, non lo so, come sono state le mie prime esperienze, perché comunque ci sono commenti anche, insomma, onesti, di cose che non ho mai potuto parlare, sarei molto felice se volete darci un'occhiata. Quindi sono stata in queste 3 settimane a organizzare sul lavoro da fare e su come è meglio utilizzare i social per me, come appunto è condividere questa esperienza, utilizzare YouTube per far vedere un po' il Giappone, tutte queste cose nuove. Ci sono un sacco di novità. Instagram adesso appunto è scritto in 3 lingue, poi YouTube Giappone adesso è diventato anche più per stranieri, quindi ci sono questi bellissimi video dove viaggio, faccio vedere un po' com'è il Giappone proprio adesso che appunto c'è meno gente e si possono fare più riprese di prima, anche se il timing non è proprio perfetto, però ho voluto, diciamo, togliere un po' quella comicità, quelle gag giapponesi che capiscono solo i giapponesi e farlo un pochino più internazionale. Il sito che l'ho rinnovato ed è in inglese e in giapponese, con dentro lo shop, quindi con delle nuove cose, e Patreon in realtà è stato l'unico social che non ho mai smesso di utilizzare, perché è un fan club a pagamento. Ovviamente chi stava dentro sapeva già che avrei preso una pausa e del perché comunque lì scrivo il mio blog segreto, ci sono le foto in preview, quindi davvero Patreon è stata l'unica cosa per cui io guardavo seriamente il telefono, che si può dire social. Quindi insomma, secondo me sono un po' diventato un pochino più internazionale, però se non avessi avuto questa pausa non mi sarei mai concentrata sul lavoro, non mi sarei mai resa conto in realtà di quanto stavo giù, di quanto magari anche fisicamente parlando iniziavo ad avere degli acciacchi, ecco. Soprattutto mi ha anche aiutato a prendere in considerazione una psicologa di cui in realtà già da giugno e sto iniziando a frequentare online. Mi ha aiutato a capire, nonostante io sono una persona che si guarda tantissimo dentro, io mi faccio un sacco di autoanalisi, tanto è che ci è rimasta molto sorpresa anche lei, però ci sono tanti trauma infantili, cose che riguardano più che altro le mie cose, le mie sfere private come la famiglia, che non ho mai superato fin da piccola e che ovviamente in questi casi ritornano come appunto un trauma. E quindi nulla, è stato molto una crescita personale interessante, è stato un ottimo modo per revisionare i social e prenderli sotto un altro punto di vista, e perché non è che questo video è i social sono brutti, assolutamente. Io penso che abbiamo in mano una delle cose più potenti del mondo, cioè puoi studiare qualsiasi cosa sui social, sono bellissimi, però è anche vero che ci può scrivere chiunque, quindi a volte trovi delle enormi cagate, delle opinioni che non andranno mai bene, delle cose che appunto sono studiati per dire sì, tu hai ragione, gli altri hanno torto. Prendendoli in considerazione un pochino più in modo consapevole, mi sono, diciamo, divertita ad avere il mio tempo libero. Penso che comunque d'ora in poi limiterò comunque molto i social network, mi godrò molto di più le piccole cose e soprattutto ci saranno un sacco di cose nuove sia su Instagram che su YouTube Giappone Italia, delle cose che magari possano aiutare anche voi, spero in qualche modo, o far vedere in qualche modo il mio piccolo mondo. Bene, questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, mi dispiace davvero tanto se vi ho fatto preoccupare, so che mi sono arrivati un sacco di messaggi, che qualcuno ha scritto nelle fanpage, mi sono arrivate email, davvero mi dispiace un sacco, non volevo farvi preoccupare a questo punto. Io sto bene, sto molto meglio, ecco, diciamo, sto bene, sto meglio, spero di stare ancora meglio, mettiamola così, spero di stare ancora meglio, di continuare questa vita, questa avventura nei suoi lati positivi e negativi insieme a voi. Per il resto vi mando un bacio da Tokyo, ci sentiamo e ci vediamo verso il prossimo video. PS, è possibile che ci sia qualche video vecchio, adesso mi vedete con i capelli estremamente corti e biondi, ma ci sono un sacco di video che non ho ancora caricato, quindi è possibile che ci sia qualche video vecchio, ma vi prego di guardarlo e commentarlo se vi è piaciuto. Vi mando un bacio, ciao, ci vediamo al prossimo video.